Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. Oggi voglio proporvi un video tutorial sulla pittura materica con lo stucco. Questi due quadretti che vedete qui sono riferiti a un video precedente, di cui vi lascio il link, in cui vi spiegavo come utilizzare lo stucco per fare questo tipo di pittura materica. Nel video di oggi utilizzeremo sempre la pittura materica utilizzando lo stucco, ma adoperando una tecnica un pochino diversa. Quindi, mentre qui abbiamo dei dipinti che sono sì in rilievo, ma il rilievo, come vedete, non supera il centimetro o due, in questo caso invece faremo un rilievo molto più importante e quindi per questa tecnica dovremo utilizzare del materiale di fondo da applicare sul pannello prima di intervenire con lo stucco. Quindi vediamo che cosa ci occorre. Quindi per cominciare ci occorrerà ovviamente un pannello che può essere di legno oppure anche di cartone pressato o di altro materiale. L'importante è che sia sufficientemente spesso in modo da non incurvarsi poi con l'umidità dello stucco. In ogni caso daremo comunque una mano o anche due di flatting all'acqua utilizzando un pennello sufficientemente grande, quindi faremo poi asciugare bene il flatting e in seguito applicheremo anche una mano di gesso coprente, che può essere anche qualunque altro tipo di aggrappante, quindi potrebbe al limite essere anche una pittura acrilica, e lasceremo anche questo asciugare molto bene. Quindi a questo punto avremo la nostra tavola pronta per essere lavorata. Io ho già fatto l'applicazione di questi due materiali, quindi posso già passare oltre. Quindi per fare questi rilievi più importanti ci occorrerà del materiale da applicare sulla base del pannello prima di lavorarlo con lo stucco. Quindi il materiale può essere di vario tipo a seconda di cosa voi preferite utilizzare. Io in questo caso utilizzerò della normalissima carta stagnola, quella che si usa in cucina, ma potete utilizzare anche eventualmente del polistirolo o altro tipo di materiale che può essere un pochino lavorato e a cui può essere data una forma appunto prima di incollarlo sul pannello. Dopodiché possiamo procedere a fare la lavorazione con lo stucco. Lo stucco, vi ricordo sempre, deve essere uno stucco riempitivo in polvere, perché è l'unico tipo di stucco che può consentire di fare delle lavorazioni un pochino più spesse, con uno spessore diciamo di un paio di centimetri, e quindi può andare tranquillamente a ricoprire queste basi che avremo applicato, e inoltre può essere un po' lavorato come se fosse proprio un materiale da scultura. E poi ci occorrerà una colla a forte tenuta proprio per poter incollare i nostri disegni di base sul pannello. Quindi poi ci occorrerà anche una matita per fare il disegno di base, qualche spatolina per poter stendere lo stucco, quindi può essere tipo questi qua morbidi da cucina, oppure anche delle spatoline di questo tipo qua, da scultura eccetera. Ne basta comunque una o due, giusto per poter distribuire bene il prodotto. Poi qualche attrezzino per lavorare lo stucco, come per esempio possono essere i bulini, quindi questi attrezzini qui, o un attrezzino in legno come questo, o in metallo come questo, ma andiamo poi a vedere più nel dettaglio a man mano che andiamo avanti con il lavoro. E poi ci serviranno anche due o tre pennellini sintetici di forme diverse, che serviranno anche questi per lavorare sullo stucco fresco, una ciotolina dove mettere dell'acqua e uno straccio umido dove possiamo pulirci frequentemente le mani. Inoltre è sempre bene utilizzare dei guanti in nitrile per proteggere le mani. Quindi vediamo come si procede. Allora, io ho intenzione di fare questa testolina di gattino che sbuca da dietro un muretto, e mi sono ricordata di avere questo stencil, per cui utilizzerò questo, visto anche che le dimensioni sono proprio giuste per questo pannello.
però naturalmente non è necessario avere uno stencil, potete tranquillamente disegnare a mano libera quello che volete, oppure potete scaricare da internet un'immagine, ve la stampate e la tracopiate e la riportate sul pannello. Nel caso di questo gattino io disegnerò proprio solo la sagoma e quindi la parte della testa del gatto la farò stropicciando del foglio di alluminio, mentre per quanto riguarda il muretto ho trovato un avanzo di questo polistirene espanso che ho utilizzato per altri lavori, che quindi andrà molto bene per fare la base del muretto. Poi per quanto riguarda il resto del pannello avevo intenzione di preparare poi dei fiori da applicare sotto al muretto o magari anche sopra alla testa del gattino, e questi fiori potrebbero essere fatti in maniere diverse, per esempio utilizzando degli stampi in silicone e della paper clay, oppure facendoli direttamente con della sculpture paste, oppure ancora utilizzando dei fiori sintetici imbevuti nel gesso. Questo comunque lo deciderò a man mano che vado avanti con il lavoro, anche perché preferisco non legarmi troppo all'idea di un progetto, ma farmi guidare piuttosto dalle idee che mi vengono a man mano che procedo con il lavoro. Però se voi preferite invece organizzarvi bene ogni passaggio, fate così, perché comunque giustamente ognuno ha il proprio modo di lavorare. Quindi procediamo. Se utilizzate della carta stagnola, che quindi può essere un po' complicato incollarla con la colla, potete comunque utilizzare del nastro adesivo in carta. Bene, quando avremo finito di preparare la base, possiamo cominciare ad applicare lo stucco. Quindi prepariamo lo stucco mischiando 2 parti di polvere con una parte di acqua. Comunque trovate le istruzioni per la preparazione anche sulla confezione dello stucco.
intenzione di mettere poi, di applicare dei fiori in un secondo tempo, e quindi comincerei a preparare la parte soprastante e sottostante facendo una serie di rami. Per fare i rami l'ideale è utilizzare un bulino, ossia uno di questi attrezzini che hanno la punta rotonda, ma potete usare anche uno stecchino per esempio. Possiamo fare dei ghirigori con questo strumento, e se vogliamo fare invece dei rami un po' più grandi utilizziamo sempre una spatolina e spostiamo il materiale in questa maniera. Per quanto riguarda gli occhi, li possiamo sempre fare con un altro pochino di stucco per fare un po' la sporgenza dell'occhio, oppure possiamo utilizzare degli occhietti di vetro come questi qui. Se poi siete interessati all'acquisto dei prodotti che sto utilizzando, vi lascio il link nella descrizione del video, e quindi possiamo applicare questi occhietti senza bisogno di utilizzare altre colle o altro, in quanto lo stucco farà già da adesivo. Allora, dopo aver lasciato asciugare bene lo stucco, quindi per una notte intera e meglio ancora se per 24 ore, possiamo proseguire con il resto della decorazione. Io inizialmente ero partita con l'idea di applicare poi dei fiori sintetici imbevuti nel gesso, ma siccome sono appena passati i giardinieri a ripulire il giardino, mi è tornato in mente che potevo utilizzare dei rametti di edera, come ho fatto anche in questo quadro che ho fatto anni fa, che potete vedere. Quindi, trattandosi di piante vive, utilizzare gesso e colla vinilica insieme non è proprio l'ideale, nel senso che è difficile comunque fargli fare presa, e soprattutto in questo caso avrò bisogno di dargli anche un po' una forma idonea
al resto del quadro, e quindi in questo caso utilizzerò comunque sempre lo stucco in polvere. Andrò a rivestire con tanta santa pazienza ogni foglia e ogni rametto, cercherò di dargli la forma adeguata e lo lascerò asciugare. Se non avete molta dimestichezza con questo tipo di lavori e con materiali come lo stucco, vi sconsiglio di utilizzare piante vere perché sono davvero difficili da gestire per vari motivi, e quindi vi consiglio di utilizzare piuttosto foglie e fiori sintetici di tessuto. Quando tutte le parti in stucco saranno ben asciutte, procediamo a rinforzare utilizzando della colla vinilica prima di procedere con la colorazione. Quindi per quanto riguarda la parte proprio del quadretto, andremo ad utilizzare della colla vinilica con un po' di acqua. Quindi la mettiamo in una ciotolina, la allunghiamo con un po' di acqua e poi la applichiamo con due pennelli, un pennello grande per le parti maggiori e uno piccolo per assicurarci che la colla penetri bene in tutte le fessure. In questo modo garantiremo che il quadro rimanga più robusto. E diamo due mani, quindi una mano lasciamo asciugare bene e poi diamo la seconda. Per quanto riguarda invece la parte delle foglie, se avete deciso di fare come me utilizzando delle foglie naturali, le rinforziamo anche queste con della colla, ma in questo caso per rendere il lavoro più veloce e anche più semplice utilizziamo della colla spray. Quindi andremo a spruzzare la colla su entrambi i lati delle foglie e anche di tutto il ramo. Quando tutta la colla sarà ben asciutta, possiamo procedere alla colorazione. Allora, la mia intenzione è di fare tutto un fondo verde, trattandosi comunque di vegetazione, sopra degli alberi e sotto di foglie, mentre ho intenzione di colorare il gattino completamente di nero e lasciare magari il muretto in colore bianco. Adesso, man mano che procedo, deciderò poi se fare delle variazioni, e quindi cominciamo col dare del colore acrilico verde, magari in due sfumature, su tutta la parte del fondo. Lasciamo asciugare gli altri colori, possiamo procedere con la colorazione dell'edera. Io in questo caso utilizzerò dello spray acrilico di color rame. Le posizioniamo su un po' di carta da forno in maniera che non si attacchino
e le lasciamo asciugare bene. Quando il fondo verde è bene asciutto, proseguiamo con la colorazione del gatto, quindi io farò il gatto con dell'acrilico nero e il bordo del muretto con dell'acrilico bianco. A questo punto possiamo decidere se fare direttamente l'ultimo passaggio, quindi dare una mano di vernice lucida trasparente per poi applicare le foglie, o altrimenti possiamo fare ancora un ulteriore abbellimento stendendo sul fondo alcuni colori acrilici metallizzati, per cui mettiamo su un vassoietto o un piattino un po' di colori acrilici metallizzati. Con dei pezzi di gomma a piuma o di spugna andiamo a intingere brevemente nel colore, tamponiamo qui la base del quadretto, dopodiché prima che il colore asciughi con una pezza di cotone andiamo a sfregare in maniera da asportare l'eccesso di colore. A questo punto il quadro è terminato, quindi diamo ancora una mano di vernice lucida trasparente che servirà sia per dare maggiore lucidità e luminosità al quadretto, ma servirà anche come ulteriore rinforzo. La possiamo dare a pennello oppure possiamo anche usare una vernice spray. Quindi quando anche la vernice protettiva è bene asciutta, possiamo procedere ad applicare i rametti di foglie. Quindi li applicheremo con una colla trasparente a forte tenuta, tipo questa, che è trasparente ed è adatta per ogni tipo di materiale. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, non dimenticate di lasciarmi un like. Per voi è il semplice gesto di un click, ma per me è una grande soddisfazione ed è l'incentivo per continuare a fare i miei video. Grazie!